Allora è chiaro che lui abbia i problemi di equiparare i flussi che ha in Svezia con quelli della Finlandia, con quelli della Danimarca, vuole equiparare perché sa benissimo che arrivano i camionisti rumeni che lavorano a metà del suo stipendio. È quello che succede da noi. Non siamo diversi fisicamente, come magari di facce, di cose, ma i problemi sono sempre gli stessi. Allora siamo qua per cambiarla questa Europa e la cambiamo. Noi abbiamo delle persone straordinarie qua, io non vi conosco ma conosco quelli che abbiamo mandato qua, che sono persone che facevano un altro lavoro ma hanno la volontà e l'impegno di creare un'Europa trasparente. La prima è la trasparenza, bisogna far conoscere cosa succede nelle commissioni dove agisce un politico e 7 missionari delle multinazionali. Bisogna capire dove vanno i finanziamenti. Io ho guardato i finanziamenti che arrivano, io sono già venuto 2 o 3 volte qui in Parlamento, sono venuto per dire ragazzi non date più finanziamenti all'Italia perché date dei finanziamenti e scompaiono in 3 regioni, Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'ndrangheta e camorra, non date di più. Allora controlliamo i flussi, io voglio controllare i flussi dei soldi, non sappiamo dove vanno. Se andate a vedere i progetti in Italia ci sono 5-6 grandi aziende statali o parastatali che si dividono i soldi, poi il 5%, 95%, il 5% piccoli imprenditori che hanno difficoltà a prendere un finanziamento magari con dei bei progetti. E vai a vedere che progetti sono, 1 milione di euro dato a chi? A società di ingegneristica finanziaria. Chi sono? Nomi, cognomi, non c'è niente. SPA. Il progetto come si chiama? Jessica. Che progetto è? Jessica, SPA, società anonima. Ma allora dobbiamo tirare fuori. Loro hanno paura di questo. Hanno una gran paura che noi tiriamo fuori perché noi abbiamo cambiato il Parlamento italiano, abbiamo cambiato la politica italiana. L'abbiamo già cambiata, abbiamo già fatto la rivoluzione. Abbiamo costretto la gente a diminuirsi lo stipendio, a fare a meno delle auto blu, abbiamo cominciato a fare una grandissima opposizione, non avevano mai visto un'opposizione e anche lì la stessa cosa, la grande forza era la complessità delle leggi, le leggi non le capisce nessuno, si vota perché il capo bastone ti dice vota sì o vota no, non vai a leggere il comma 7 del comma 9 che modifica il comma 5 del paragrafo 7, non interessa a nessuno perché è incapibile, è la loro forza non farci capire. Noi siamo qua per capire, per semplificare, per portare fuori e dire signori, l'Europa che vogliamo non è questa, è un'Europa dei cittadini, solidale, che coopera nell'immigrazione, coopera nella religione, coopera, vuol dire stare insieme su certi problemi. Questa gente qua è dilettanti e poi hanno questo atteggiamento criminogeno perché loro con le loro regole hanno cambiato i trattati firmati da galantuomini, perché questa è un'idea che sarebbe nell'intento di chi ha inventato l'Europa, era una cosa meravigliosa. Io sono il più europeista di tutti, non contro l'Europa, io sono contro questo tipo di meccanismo, di gente che non ha emozioni. Io amo le persone come lui, perché ci siamo incontrati subito? Perché lui è emotivamente, è una persona. Prima di essere un politico, lo vedi, è una persona. Non c'è uno di questi qui che ho visto, neanche nel nostro Parlamento, che hanno più emozioni, fanno 2 più 2, 4, arrivano dalle università, fanno 4 calcoli sbagliati e non hanno minimamente nessun ritegno che quel calcolo lì porta alla disperazione centinaia di migliaia di famiglie, centinaia di migliaia di piccole e medie imprese. Quindi siamo qua per cambiare da qua la nostra situazione, come lui è da cambiare la sua situazione a Londra. Se mi va male a me vengo a stare a Londra a casa sua, quindi devi cominciare a organizzarti come casa e tutto, vengo lì, un paradiso fiscale, mi porti i miei... Se ci sono i paradisi fiscali vuol dire che ci sono gli inferni fiscali. Anche una politica in comune l'hanno mai presa sul serio, una politica in comune fiscale? Hanno mai preso sul serio una politica dell'informazione? Noi non abbiamo un'informazione in Italia, siamo al 54esimo posto nella scaletta della libertà di stampa, siamo considerati paese semilibero, non abbiamo la stampa si è coalizzata totalmente da destra, a sinistra, da centro, da sopra, da sotto per fermare questo movimento di cittadini liberi. E la libertà è nella conoscenza, io non ne conosco altro. Noi nasciamo dalla rete, noi vogliamo potenziare la rete e guardate un po', e vogliamo tornare alle economie reali.
L'economia reale significa l'economia reale, quella delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo una realtà completamente diversa dalla Svezia, dal camionista, magari dalla Lituania. Io non conosco bene il vostro contesto, ma conosco bene il mio, l'ho girata tutta la mia nazione. Abbiamo piccole e medie imprese, produciamo delle cose meravigliose, dobbiamo tutelare il Made in Italy, dobbiamo farlo da qua. I finanziamenti devono arrivare all'agricoltore, non alla multinazionale dell'alimentare. I finanziamenti devono arrivare al pescatore, non alla multinazionale della pesca. Allora io li ho girati tutti, ho visto, proprio ho toccato con mano i problemi della mia gente, così, e questi problemi cercheremo di risolverli da qua, insieme a lui, insieme a gente come voi di buona volontà. Ci diranno dei nazisti, ci diranno degli omofobi, ci diranno che siamo veramente non hanno argomenti, non hanno più argomenti. Io ho cercato di parlare con chiunque e parlo con chiunque, mi attaccano solo per dirmi che sono un comico, che sono un fallito, e non entrano mai nel merito delle cose. Io ho girato mezzo mondo perché sono un curioso, sono andato a vedermi perché c'è un rifiuto, vuol dire che a un rifiuto c'è una progettazione di una cosa che è sbagliata. Abbiamo bisogno di nuovi ingegneri, di nuovi design, bisogna partire dal fatto che dovremmo parlare invece di crescita, partire un passaggio epocale di mente, passare dal manager, dal produce manager al service manager. Cioè non abbiamo più bisogno di possedere le cose, possiamo usarle le cose. Non siamo una società da 300 all'ora per le merci, dell'alta velocità a tutti i costi. La Svizzera e la Svezia non hanno l'alta velocità, hanno le stesse medie però dell'alta velocità, 160 km all'ora, usando un treno che faceva la Fiat, che si chiamava Pendolino, che andava sul binario normale. La Svezia ha gli X2000 con un treno normale, le stesse medie dell'alta velocità senza avere l'alta velocità. Come? Con gli orari perfetti e con un locomotore che faceva i 220 ad assetto variabile, senza fare una linea. Noi siamo una società a 200 allora, non a 300. Io voglio riprendermi il tempo mio, della mia famiglia, voglio che non ci sia un ricatto del lavoro. Se perdi il lavoro perché chiude l'azienda, bene, io ti voglio garantire almeno un reddito di sopravvivenza per 2 o 3 anni, un reddito di cittadinanza che tu avrai in cambio di piccoli lavori per la tua comunità, avrai in cambio di far studiare i tuoi figli a scuola, avrai in cambio di altre cose, e lo Stato che noi vorremmo rifare, lo Stato mettendoci dentro dei cittadini, lo Stato avrà questa forma straordinaria di aiutare le persone che hanno bisogno, piuttosto che far chiudere le persone che non ce la fanno più. Quindi io vi do veramente col cuore il benvenuto. Non so se mi sono dimenticato qualcosa, ma non credo. Sì, ci sono i cittadini al centro, un po' di solidarietà per le vittime, ci sono un po' di cose. Io vi ringrazio e statemi vicino. Vorrei solo vedere il lettone e il lituano, per favore, dove sono? Me lo fai il lituano, where is? Ma sei come noi. Sei come noi. It's the same. E il lettone? Lei è lettone. Poi ci abbiamo, scusate, perché sembro impreparato, invece ce li ho. Allora, democratici svedesi. Voi due veramente proprio svedesi, fantastici. Ordine e giustizia della Lituania. Non c'è? Ordine e giustizia. Ok, cosa dite? Non ho capito. Come gli italiani, lo so. No, è difficile essere come gli italiani, it's impossible. Poi indipendente francese è quella uscita da Front National. Io vorrei fare un applauso a questa signora che finalmente, cara signora, brava. E poi Unione dei contadini lettoni, l'abbiamo detto, il Partito dei cittadini liberi della Repubblica Ceca. Fantastico. Quindi grazie, io sono Beppe Grillo e i 17 parlamentari del Movimento 5 Stelle sono questi e lui è un degno rappresentante. Quindi vi ringraziamo e vi diamo il benvenuto nel gruppo. Grazie a tutti.